Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere questo Poco M6 Pro. Diciamo che è la nuova serie 6 di Poco ed è il loro base gamma e tutto sommato soddisfa alla grande perché ha anche caratteristiche interessanti, o meglio hanno introdotto caratteristiche che solitamente sui base gamma non si trovano. E partiamo subito dall'unboxing. Confezione che vince, direi che non si cambia ed è ormai da anni che la confezione è sempre quella. Anzi, direi che le cuffie è già da un po' di anni che non ci sono più. Non può mancare la cover, in questo caso grigia e rigida, si ha un ottimo grip e calza a pennello e protegge le fotocamere, visto che sono parecchio sporgenti. Cavo Type-C e alimentatore da 67 watt e graffettina per la SIM. Io che ormai sono abituato a telefoni pesantissimi, una volta è stato dalla confezione ho detto ma sembra quasi un pezzo di carta, insomma dai, diciamo non è proprio così, ma comunque troviamo 179 grammi, direi tutto sommato molto leggero rispetto ai telefoni odierni e uno spessore di soli 7,98 mm, abbastanza sottile, diciamo fotocamere escluse. Tutto molto piatto, direi che non è presente nessuna curvatura tipo dello schermo, direi che questa qui è una moda che ormai utilizzano tutti, tutto interamente in plastica, molto elegante ed è un design che a me piace. Sul retro troviamo le mega fotocamere. Possono non piacere a tutti, ma tutto sommato ci si fa l'abitudine e devo dire che non sono male. Ovviamente si dà per scontato che l'utilizzo del telefono appoggiato su un piano è molto difficoltoso, cosa risolvibile solamente con la cover. Pellicola già preapplicata, tasti del volume e accensione qui sulla destra e sono presenti tre colorazioni, lilla come questo qui, nero e blu. Presente la certificazione IP54. I componenti hardware, partiamo dal processore Helio G99 Ultra da 6 nanometri, è un octa-core, sono presenti due versioni 8256 e 12512. Proprio questa versione mia in uso. Memorie non velocissime UFS 2.2. È un dual SIM, c'è il doppio slot, quindi si possono inserire due SIM oppure una SIM o micro SD. Diciamo che di spazio ce n'è a sufficienza, tipo se acquistate la mia stessa versione da 512 GB direi che bastano avanza. E si ferma solamente al 4G. Buona ricezione generale come anche del Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS e NFC. Presente il sensore di infrarossi qui sopra e anche il jack da 3,5 mm. È sempre un piacere averlo. Lo speaker è stereo, guardate che ci sono i fori qua sopra e qua sotto, frequenze basse diciamo un pochino inesistenti, però la stereofonia si sente ed è sempre un piacere sentirla. Invece la vibrazione assolutamente bocciata, direi troppo debole e si sente proprio appena, soprattutto il feedback della vibrazione, tipo quando digitiamo sulla tastiera si sente veramente poco. Dialer Google con la possibilità di registrare le chiamate e il sensore di prossimità sembra essere inesistente e forse funziona tramite degli accelerometri interni, perché se lo avvicinate al volto durante una telefonata lo schermo si spegne ed a volte, soprattutto a chiamata terminata, quando riabbassate il telefono lo schermo non si riaccende e dovrete andare ad intervenire manualmente sul tasto laterale. Inizialmente mi ha lasciato un pochino perplesso, anche se sinceramente intervengo manualmente sul tasto di blocco o sblocco durante una telefonata e se so di effettuare una chiamata molto lunga blocco lo schermo prima di appoggiarlo all'orecchio. Insomma, questa qui è una cosa che volevo segnalarvi. Lo schermo devo dire che è assolutamente bello, guardate che bordi sottilissimi, anzi direi ultra sottili e non sembra assolutamente un telefono entry level. E devo dire che questa qui è la cosa che si nota subito dopo aver acceso il telefono. Prima cosa che si nota proprio dopo averlo spacchettato sono proprio le fotocamere così sporgenti. Parliamo comunque di un AMOLED Full HD Plus da 6,67 pollici a 120 Hz e arriva ad un picco di 1300 nits. Sempre visibile e sensore di luminosità troppo risparmioso e soprattutto in ambienti bui a volte la retroilluminazione è troppo bassa e bisogna intervenire manualmente. I colori devo dire belli accesi, neri perfetti ed i bordi così sottili lo rendono proprio bello da utilizzare. Ed un vetro Corning Gorilla Glass 5. Il touchscreen è perfetto, sensore di sblocco sotto al display, questa qui è una tecnologia finalmente presente anche sui base gamma e funziona discretamente, diciamo che non è un fulmine però si comporta bene ed è importante averlo.
poi ovviamente c'è anche il classico sblocco con il volto. Per quanto riguarda la batteria, da 5000 mAh pensavo sinceramente un pochino meglio e arriva diciamo a fatica a coprire 2 giorni di utilizzo medio intenso, dai, diciamo così. Sono abituato ad avere dei telefoni Poco con una batteria oltre alle aspettative, invece questa volta qui mi ha un pochino, tra virgolette, deluso. Nelle statistiche di utilizzo non si vede lo schermo acceso, solitamente guardo le ore di schermo acceso, qui ormai sulla MIUI non si vede più e più o meno ho valutato quelle 5, massimo 6 ore di schermo acceso. Comunque vi posso assicurare che una giornata intera stress riesce a svolgerla tranquillamente. Almeno c'è la nota positiva che il caricatore proprietario è da 67 watt e bastano 45 minuti per una ricarica completa. Le fotocamere, oltre a essere super mega sporgenti, la qualità è da fascia bassa, dai, diciamo così. Ormai quasi tutte le fotocamere in giornate molto luminose e soprattutto all'aperto, in diurna, la qualità è buona e qui si vede la qualità sia con la grandangolare che con la principale. La principale è da 64 megapixel con stabilizzazione ottica e questa qui è una caratteristica che non si vede sui base gamma. Quasi sempre ho notato colori tendenti al verde in condizioni di luce estreme, soprattutto quando ci sono giornate con un sole accecante, e tendenti al rosso quando si è al chiuso con la luce artificiale, diciamo. Nulla di esagerato, però si nota. Ho notato che attivando l'opzione 2x non perde tantissima qualità rispetto al classico crop. Secondo me c'è qualche intervento di intelligenza artificiale al suo interno. Diciamo che se volete zoomare leggermente, qualità 2x con una buona luce non è male. Il notturno invece non fa miracoli, per essere un base gamma se la cava bene. Grandangolare che da 8 megapixel arriva a 118 gradi, leggermente più spenta come luminosità e dettagli, però utilizzabile all'aperto se si vogliono acquisire immagini ampie. Poi c'è classica fotocamera da 2 megapixel per scatti ravvicinati. La camera anteriore è da 16 megapixel, buona per i selfie all'esterno con una buona luce, scatta bene e la modalità ritratto potrebbe sinceramente funzionare un pochino meglio, diciamo che preferisco lo scatto tradizionale. Per quanto riguarda infine i video, tutti i sensori registrano in Full HD, non c'è il 4K, Full HD 60 fps e non è possibile passare durante la registrazione tra la camera grandangolare e la camera principale. Assolutamente buona la stabilizzazione, un po' meno per la resa dei dettagli, diciamo che è il classico Full HD, ma anche la camera anteriore senza stabilizzazione ottica devo dire che è molto stabilizzata. Guardate anche voi i dettagli, dove si riescono a registrare ottime clip anche camminando. Gli slow motion si fermano a 120 fps però a 720p. Insomma, come va questo telefono? MIUI 14 a bordo con le patch aggiornate a gennaio 2024 e non so se verrà aggiornato ad HyperOS in futuro, visto che i suoi fratelli maggiori ne sono in possesso. Al primo avvio, ormai sono abituato con poco, ci sono le classiche applicazioni o soprattutto direi giochi preinstallati, spazzatura, almeno si possono rimuovere con facilità, ma la pubblicità qui si fa abbastanza insistente, soprattutto nelle applicazioni di sistema come il gestore file e addirittura nella scelta di una semplice suoneria dove una volta applicata la nuova suoneria bisogna attendere quei 5 secondi prima di uscire. Direi che questa qui è una scelta discutibile e direi ok che si cambierà la suoneria una volta all'anno, una volta ogni 2 anni, però dai, non si può vedere così tanta pubblicità nelle applicazioni di sistema. Vabbè, sistema operativo direi che lo conosciamo benissimo, ci sono le classiche gesture MIUI, le classiche personalizzazioni e le animazioni sempre fluide, anche quando il telefono è sotto stress. Come velocità diciamo che non troviamo sicuramente un razzo e anche se abbiamo 12 GB di RAM non possiamo assolutamente pensare a miracolo ed il passaggio tra un'applicazione e l'altra bisogna attendere quel 1000 secondi in più, dai, diciamo così. Rimane comunque piacevole l'utilizzo, ma sappiate che non parliamo di una CPU top di gamma. Giochi e social si sfruttano senza problemi, grazie anche all'ampio display è molto piacevole utilizzare tutto il giorno un telefono di questo calibro, a patto di avere un filo di pazienza. Dai, tutto sommato non ci vuole tutta questa pazienza, diciamo che la differenza la si nota soprattutto se paragonato
con telefoni uno a fianco all'altro, se si paragona questo con un top di gamma, diciamo che la differenza si vede. Altra cosa, altro neo, nella navigazione web, soprattutto nell'apertura di pagine pesanti, ogni tanto si creano dei micro lag e solo qui ho notato la mancanza di un pochino di potenza e confermo, sebbene sia un entry level, il perfetto funzionamento con Android Auto. Più o meno ho trattato tutte le caratteristiche dello smartphone e possiamo arrivare alle conclusioni. E devo dire che Poco ogni anno introduce qualche caratteristica in più che lo rende appetibile ad una fascia di mercato molto più ampia, essendo lui un base gamma, seppur contenendo i prezzi, e oserei dire i migliori del mercato. Perché i prezzi ufficiali sono di 229 per la versione 8 256 e 269 euro per la versione 12 512 giga. Questa qui, che è poi la versione grande a 512 giga, è da un mese presente il coupon sotto al prezzo direttamente su Amazon di 20 euro, quindi acquistabile a 249 euro. Assolutamente buono per le caratteristiche che ha. E consiglio anche di tenere d'occhio l'X6 liscio, che è una CPU un pochino più prestante e si trova spesso intorno ai 280 euro online quando è in promo, oppure la versione più spinta, l'X6 Pro, però l'X6 Pro parte da 329 euro con la versione base. Devo dire che questa serie M ha fatto passi da gigante rispetto ai predecessori e l'asticella della fascia bassa si alza ulteriormente e, ripeto, contenendo sempre i prezzi rispetto alla concorrenza. Io penso di avervi detto più o meno tutto. Sono rimasto soddisfatto? Sì. Questo colore lilla non mi dispiace. Voi cosa ne pensate? Mi raccomando, per qualsiasi informazione scrivetemi qui sotto nei commenti e io rimango sempre a disposizione. Un salutone e alla prossima su YouWin Blog.